Sapevi che questa era la sede dell'arte della seta o dell'arte di Por Santa Maria a Firenze, una delle 7 arti maggiori delle corporazioni di arte e mestiere? Nacque all'inizio del 200 come unione di piccoli mercanti artigiani operanti tra via Por Santa Maria, via Porta Rossa e la piazza del Mercato Nuovo. Originariamente vi appartennero anche alcuni orafi, venditori più modesti di cappelli in feltro, di piume per acconciature e di specchi. I sitaioli fiorentini, nati come gruppo di esuli lucchesi, furono in realtà tra gli ultimi ad associarsi all'arte di Por Santa Maria e grazie al grande sviluppo della produzione e del commercio di questi tessuti riuscirono ben presto a prendere il sopravvento sugli altri iscritti, per cui nel 400 l'associazione prese il nome di Arte della Seta. Fu nel 1336 che l'arte decise di acquistare una casa dove stabilire una sede fissa per le riunioni e venne poi ordinata la costruzione di questo palazzo in via di Capaccio, presso il Palagio di Parte Guelfa. In facciata potete notare graffiti con lo stemma e sopra la porta, entro una ghirlanda, lo stemma con putti, opera di Bernardo Rossellino. Come le altre arti, venne soppressa nel 1770 per ordine del Granduca Pietro Leopoldo di Asburgo-Lorena. Chi lavorava in questo settore doveva rispettare rigide regole, norme previste dallo statuto. Erano vietate ad esempio la vendita ambulante dei tessuti, il lavoro notturno per evitare che i lumi ad olio e le candele accese provocassero degli incendi. Un altro divieto assoluto imposto ai soci fu per molto tempo quello di non poter esercitare la propria attività fuori da Firenze, a meno che non si avesse ricevuto un'autorizzazione. Non si potevano svelare i segreti del mestiere e dopo che furono per decenni tramandati di padre in figlio, nel 400 venne redatto il Trattato dell'arte della seta, un manoscritto conservato presso la Biblioteca Medicio-Laurenziana, dove sono descritte tutte le fasi di lavorazione, così proprio come venivano spiegate agli apprendisti. L'arte della seta fu tra le più attente alle opere di beneficenza. Ogni anno, infatti, una parte delle quote versate dai soci erano devolute ai poveri e alle partorienti e ai malati. Si deve alla corporazione anche la costruzione dell'Ospedale degli Innocenti, creato da Filippo Brunelleschi, dove in questi mesi è possibile visitare una mostra degli impressionisti in Normandia, che merita di essere vista. Conosci il detto "non avere né arte né parte"? Si riferisce al fatto che chi non ha arte, mestiere o parte, eredità e patrimonio rimane spesso escluso dalla società, perché per poter esercitare un mestiere detto arte bisognava essere iscritti a una corporazione che rappresentava tutti gli artigiani professionisti di un determinato settore. Questo problema non l'avevano però i ricchi, il cui sostentamento era garantito dall'aver diritto a una parte di eredità vivendo di rendita.